Ma chi è Franco Mistrali? Un autore, uno scrittore italiano, ma uno di quelli che sicuramente non avete studiato a scuola. Non era materia di lezione nel corso di letteratura italiana e con ogni evenienza non l'avete studiato, se questo è il caso, nemmeno all'università. Perché Franco Mistrali, scrittore del XIX secolo, è scomparso nelle nebbie dell'indifferenza più totale. All'epoca della sua produzione aveva messo a segno alcuni successi nel genere romanzo storico, ma il romanzo di cui parliamo oggi fu un grande flop già all'epoca e quindi insomma non è che proprio lo consegnò alla storia della letteratura, se non che poi già negli anni 90 del Novecento naturalmente qualcuno si avvide dell'esistenza di questo vecchio romanzo letto da pochi, iniziò a pubblicare degli estratti, poi ci fu la prima edizione, credo nel 96, comunque insomma non è poi... andate a fare le vostre ricerche. La prima edizione in un italiano un po' ricostruito perché lo stile di Mistrali era alquanto roboante, ampolloso, la punteggiatura non ne parliamo, ma poi Edizioni Arcoiris prende questo libro e lo pubblica nella biblioteca di Lovecraft, che è questa sua collana dove pubblicava libri che presumibilmente appartenevano alla libreria personale di Lovecraft, comunque che lui aveva apprezzato. Questo però è un po' un'eccezione, perché sicuramente Lovecraft non lo aveva letto. Era uno dei tantissimi che non avevano mai letto questo romanzo. Questo, se non sbaglio, nel 2020. Adesso nel 2025 esce la riedizione con degli apparati paratestuali, introduzione nuova, illustrazioni, eccetera. Sotto però un'altra etichetta perché la biblioteca di Lovecraft è stata acquisita come marchio da edizioni Alcatraz, agenzia Alcatraz, però i curatori sono sempre gli stessi, Jacopo Corazza e Gianluca Venditti, che sono pure dei gran metallari, per cui hanno fatto scrivere l'introduzione al frontman, al leader degli Yotiria, band black metal ellenica. Ora, perché tutta questa tiritera iniziale? Perché vi devo introdurre questo romanzo sconosciutissimo, che è questa roba qui, guardate, eccolo qua. Questo romanzo sconosciutissimo che vanta un primato, cioè essere uno dei primi romanzi, anzi il primo in assoluto in Italia a tema vampiri, ma anche di aver preceduto di 28 anni il Dracula di Bram Stoker e di 3 Carmilla di Joseph Sheridan Le Fanu. Quindi, insomma, uno che ha avuto un'intuizione, il nostro Mistrali, e poi ha scritto questo romanzo che però non ha cacato nessuno, come disse il poeta. Come forse sapete, tutti i romanzi che consiglio sono acquistabili dal link che metto qui sotto in descrizione e dallo shop di Broken Stories, questo è l'indirizzo, dove metto il meglio del dark e dell'immaginifico. È una libreria virtuale dove andare a sfrugugliare ogni tanto per trovare, insomma, robine niente male. Fateci un giro, grazie. Ora, vale la pena di leggerlo OGD? A mio modo di vedere, sì, se siete, come dire, appassionati di un certo gotico, come vi dicevo, piuttosto roboante, piuttosto rococò, neanche barocco, rococò, abbondantissimo di dettaglissimi. E adesso però entriamo nel merito e se siete disposti anche ad avventurarvi, ad addentrarvi in una selva sintattico-lessicale che risente del passare degli anni, ma diciamo che non ne ha il trascorrere degli anni non ha giovato a questo romanzo, il quale è scritto proprio in un italiano, insomma, abbastanza labirintico, che io ho apprezzato perché mi diverto, devo dire la verità, a impegolarmi dentro le frasi più, come dire, complesse e ambiziose. Mi ci sono divertito. Mistrali non scriveva assolutamente male, intendiamoci, però bisogna dire la verità. Se siete soltanto, come è lecito, abituati a romanzi moderni, scritti magari anche con un'attitudine favorevole al lettore, quindi quei romanzi che si fanno leggere un po' da soli, attenzione, il vampiro non è quella roba lì. Il vampiro storia vera, sottotitolo di Mistrali, che era
un po' un arruffone a quanto risulta, uno che faceva investimenti insomma un po' avventati, un tizio che viveva anche in maniera avventurosa, ecco, mettiamola così. Si fece anche 5 anni di galera a causa del fallimento di questa banca in Romagnola, Cassa Romagnola, banca, non ricordo bene il nome, comunque una banca, c'era di mezzo una truffa, c'era di mezzo qualcosa di non tanto pulito. E quindi Mistrali che fa? Mistrali scrive questo Il vampiro nel corso di una vita appunto piuttosto rocambolesca. Lui aveva creato diverse riviste, scriveva, era anche un giornalista, e scrive questo Il vampiro. E io vi farei un parallelo, perché a me questo vampiro fa pensare a un prequel, il prequel dei romanzi più famosi che sono poi usciti all'estero. Però mi sembra quasi che Mistrali sia stato il precursore di una certa tendenza del narrare italiano, ma soprattutto al cinema, in seguito, cioè i falsi sequel. Avete presente Lucio Fulci che fa Zombie 2 dopo Zombie, che in realtà era Dawn of the Dead di George Romero, oppure Ciro Ippolito che fa Alien 2, fintissimo seguito di Alien. Ecco, e ho l'impressione che il nostro Mistrali sia un po' quel tipo di artista, che però fa cosa? Inconsapevolmente, per carità. Fa un falso prequel di Dracula e lo chiama Il vampiro, storia vera, sensazionale, cioè una roba che vuole attirare l'attenzione, vuole colpire il gusto decadente di una certa cerchia di lettori che si era già formata con le prime traduzioni di Edgar Allan Poe, di Hoffman in Italia, E.T. Hoffman. E quindi c'era questo gusto, c'erano gli scapigliati, ma lui non è uno scapigliato, lui è uno che si butta in questa avventura di scrivere un romanzo dove il sangue è l'elemento magico, mistico, intorno al quale ruotano però che cosa? Degli intrighi, un sacco di figure, di personaggi e io direi anche di ville, di eleganza, di feste, di convegni amorosi. Tutto questo fino ad appesantire questa storia di così tanti elementi che vi devo dire la verità. Io adesso vi racconto un po' la storia, adesso io vi introduco la vicenda, cerco di farvi capire se vale la pena di, ok? Però voi dovete anche essere comprensivi nei miei confronti, perché la storia è complicatissima e il linguaggio è quello che è. Questo che cosa ha prodotto nel mio povero cervello in avanzato stato di, insomma, invecchiamento? Che non ci ho capito un cazzo a un certo punto. Cioè, più o meno le cose sono andate così. C'è un intrigo in questa storia, c'è un viluppo di congiure e io dopo un po' vabbè. Quindi non vi posso neanche fare spoiler completamente su come è andata la vicenda, quali sono i retroscena, perché sono così complicati volutamente. C'è un barocchismo di sottotrame, di trame, di retroscena, di background, ragazzi, è un casino. Di flashback. I flashback arrivano, spuntano da dietro l'angolo ogni tanto, senza preavviso. Ma qual è la vicenda generale? Che comunque all'inizio mi ha molto preso. Perché c'è tutta questa atmosfera di languore, di abbandono dei sensi. A Monaco, nel Principato di Monaco. Già, ambientazione molto strana per una storia di vampiri, ho pensato subito. Dove il nostro protagonista narrante è un mezzo aristocratico che frequenta l'alta società e fa amicizia con un conte che si chiama, attenzione, Alfredo Costia con la K. Nome, poco ispirato, perché, vabbè, comunque. Alfredo Costia, che dovrebbe avere del sangue polacco, che è questo conte che vive in una bellissima villa, i due fanno amicizia e quindi, come si usava una volta, il conte invita il suo amico italiano a trasferirsi in pianta stabile nella sua villa, per cui il nostro protagonista vive lì con Alfredo Costia, che passa le serate seduto e sprofondato su una poltrona
davanti al caminetto a contemplare con occhi vitrei il ritratto a olio, figura intera, di una bellissima ragazza. E qui c'è questa atmosfera molto languida e misteriosa che mi ha conquistato, mi è piaciuto. Il nostro Alfredo Costia si strugge proprio pallido, esangue e innamoratissimo di una donna che ha perso. Questa ragazza meravigliosa. Tra l'altro, il che riflette, guardate le affinità elettive, il fatto che anche il protagonista è reduce da un lutto d'amore, e quindi insomma i due si vogliono un gran bene, grande rispetto e grande amicizia virile. Fatto sta che però c'è poi il mistero dell'incontro di una bellissima principessa che si chiama Metella, la quale a quanto pare è la copia spiccicata, la goccia, non d'acqua ma di sangue si potrebbe dire, di Pia Ludoviska, questa ragazza nel ritratto a olio, nel dipinto. E quindi il mistero un po' si infittisce, perché il nostro Alfredo Costia, conte, si innamora della principessa e quindi si strugge, diciamo, su due piste. Si strugge in parallelo, e per quella che non c'è più, e per quella che le somiglia tanto, e invece c'è. Ma Alfredo Costia, che non è uno stupido, ha già capito tutto. C'è un mistero soprannaturale dietro tutto questo, e tale mistero lui già ha stabilito che gli costerà sicuramente la vita. E a maggior ragione vuole raccontare al suo amico italiano, nonché insomma ospite fisso, che dopo 3 giorni non puzza evidentemente, gli vuole raccontare tutto e vuole che il suo amico sia testimone del suo declino e della sua sicura dipartita per struggimenti d'amore. Infatti la principessa Metella, il nostro conte non se lo fila manco di striscio, lo manipola, lo usa un po' come un pupazzetto. C'è questo rapporto, insomma, abbastanza da Dark Lady, no? Un po' gliela fa vedere, un po' no. Che cosa? La caviglia, perché siamo in epoche diverse da questa. Quindi il nostro Costia è sempre più, come si dice, qual è il participio passato di struggersi? È sempre più strutto, però mi pare brutto. Strutto non mi funziona. Però ammettiamo che sia molto, molto strutto il nostro conte. Il protagonista vuole vederci più chiaro e quindi avvia un'indagine per capire cosa vuole da lui questa donna che gli sta succhiando il sangue, metaforicamente però, in quanto non si concede, un po' sì e un po' no, ma ci siamo passati tutti noi maschietti, almeno non quelli quelli meno che benedetti dalla fortuna. Ci siamo passati tutti, quella che diventa una tua cara amica, però tu non volevi l'amicizia, diciamo la verità. E quindi il nostro struttissimo Costia sta deperendo, mentre il nostro protagonista indaga per capire perché ha compreso un fatto molto angosciante, cioè che la principessa Metella premedita di distruggere Costia, facendogli vedere un po' la caviglia, un po' no. Nel frattempo il nostro protagonista si innamora di chi? Della presunta figlia, ma c'è tutto un mistero intorno a questa figura, non si capisce cosa sia vero e cosa no, la presunta figlia di Metella, che si chiama Eva. E qui il lettore contemporaneo attuale deve prendere un po' le distanze, deve capire che c'è una distanza storica tra noi e questo libro, perché il nostro, che è un uomo di circa, mi pare 25-27 anni, si infatua di una quindicenne e inizia a corteggiarla e la vuole. Poche palle. 15 anni. E quindi entriamo anche, cioè, mentre uno è strutto, l'altro è un po' pedo. E vabbè, ma comunque, siamo in un libro del passato, ricordiamocelo. Ma qui io adesso non vi voglio rivelare tanto di più, se non che le indagini condurranno il nostro a addentrarsi in un, come vi dicevo, un viluppo, un coacervo di flashback riguardanti una congiura, anzi più di una congiura, che tra l'altro coinvolge una setta
ma io non vi voglio dire di più, insomma. Ha a che fare con la conquista da parte della Russia e della Polonia, perché già all'epoca la Russia rompeva le mappe geopolitiche, e quindi c'è tutta una storia di guerra, spionaggio, eccetera, eccetera, congiure, assassini. E i vampiri dove cacchio sono? E questa è la domanda che mi sono ripetuto a oltranza da una certa pagina in poi, perché dopo che Mistrali mi ha lanciato l'esca di questa Revenant, questa donna uguale a quella morta, ecco, io mi aspettavo che quello sarebbe stato il filone principale. Invece no. Qua entriamo in un giallo gotico dove bisogna avere una soglia di attenzione altissima. Nel 69 sicuramente la soglia media dell'attenzione del lettore italiano era molto più alta di noi povere scimmie ridotte appunto a primati dai social media, ma a primati diciamo poco sviluppati dei social media. Però sta di fatto che, come vi dicevo, io mi sono perso, ma ho comunque continuato ad apprezzare che cosa? Questa atmosfera languida, svenevole, se volete, sicuramente decadente, di un'ambientazione che fa pensare... Beh, insomma, è un'ambientazione che vede... che si impernia tutta su ville, casinò, balconate affacciate sullo spettacolo del mare e della Costa Azzurra, e fiori nei giardini, e vestiti eleganti, e donne giovani dal lungo collo sinuoso, e tutto un parlar forbito che è di altri tempi, e che sì, insomma, è come... Questo libro è una bomboniera, okay? Una bomboniera tutta elegantissima, coi fiocchettini, tutta tempestata di lapislazzuli. È tutta un'ambientazione di fighetti d'altri tempi che non hanno un problema al mondo se non quello di struggersi per così, perché fa un po'... perché fa tardo romantico figo, e quindi gli uomini svengono, le donne hanno i mancamenti, è tutto un deliquio, è tutto un promettersi amore eterno, è tutto un primo bacio al chiar di luna, è tutto così. E dove sono i vampiri ancora, io mi chiedevo, no? E i vampiri, il vampiro, quel che è, sì, a un certo punto arriva una figura di scienziato, però esoterista, e tutto questo, insomma, condito dalle divagazioni esistenziali filosofiche di un protagonista che un po' crede nel soprannaturale, un po' no, ma comunque ha delle idee molto drastiche e lapidarie su come funziona il mondo e su come, insomma, i sentimenti si allaccino nel cuore e nell'animo, eterni e sempiterni, e roba così, insomma, si perde in un sacco di poesia. La poesia è la forma, diciamo, degradata della vera poesia, e qui c'è un'esplosione di manierismo, e tutto questo in un'ambientazione che è quella, se volete individuarla un po' nella sua natura generale. Avete presente quando d'estate sulla Rai tutte le maledette estati sulla Rai trasmettono il ciclo dei film della principessa Sissi? È una fottuta maledizione tutte le estati, e quindi c'è la principessa Sissi che insomma, si innamora, non si innamora, tutti i costumi, le treccine, tutte queste robette qua. Ecco, l'ambientazione è un po' quella, e il tipo umano che insomma, imperversa in questa storia è quello lì. Questi nobili che mi fanno venire tanta voglia di ghigliottina per tutto il libro, che comunque, ribadisco, si legge con grande interesse, perché Mistrali comunque ci sapeva fare. Però dovete essere disposti appunto a impegolarvi dentro questa sua punteggiatura a spaglio. Ci sono più 2 punti in questo libro che sulla faccia di un adolescente con l'acne. E insomma, però
ci vuole massima concentrazione. Non distratevi neanche per un minuto, perché questa è una storia gotica di, come vi dicevo, è un giallo gotico, e il vampiro c'è, ma non c'è. C'è un'idea di misticismo del sangue, c'è una figura misteriosa, c'è tutto questo t'amo, anch'io t'amo tanto, oh mio Dio, ma io di più, l'anima mia è tua, e roba di questo genere. E questo è il vampiro di Mistrali. Se vi piace, e soprattutto se volete avere una visione veramente completa di come anche in Italia abbiamo tentato fin dal 1869 di ritagliarci una nicchia nella storia della letteratura del vampiro, ecco, se volete saperlo, se volete conoscere questo aspetto, il vampiro fa a caso vostro, qui sotto il link, compratelo da lì, così io ci guadagno 5 centesimi per avervi inondato di queste riflessioni, non richieste naturalmente, su un conte strutto e un investigatore avventizio un po' pedo, che comunque poi è un uomo onestissimo, e il vampiro c'è e non c'è. Naturalmente il vampiro c'è e non c'è perché è proprio un vampiro, è giusto così. Mistrali, potevi impegnarti di più. Come dicevano a scuola, ai tempi d'oro, o se per meglio dire, insomma, di rame, diciamo così, Mistrali era bravo, ma non si impegnava. L'impressione che ho avuto io è che lui, insomma, volesse scrivere una roba all'inizio tardo romantico decadente, un po' mortifera, un po' alla Edgar Allan Poe, no? Questa donna che è morta e loro si struggono, eccetera. Quindi questa virilità tardo romantica, tutta foscoliana, insomma. Ci si uccide proprio soltanto perché per patimento d'amore, così si muore, ecco. Però poi secondo me a un certo punto Mistrali non sapeva più che cazzo scrivere, e allora ha iniziato a accumulare, a aggiungere, e adesso provo a scrivere un giallo, ma adesso giallo, che allora naturalmente non si chiamava giallo, adesso ci metto una congiura, adesso ci metto una setta, adesso ci metto degli energumeni di colore che ricordano Lothar, l'assistente di Mandrake, adesso ci metto lo scienziato pazzo con gli occhi spiritati, che però è un esoterista e però ci spiega tutte teorie balzane ci sono delle teorie proprio sulla natura umana e su come funzionano le stelle, più o meno, non le stelle, ma insomma come funziona l'universo, che non stanno né in cielo né in terra, si basano soltanto sul fomento di Mistrali, che ci mette tutta la sua passione, tutta la sua voglia di sembrare uno scrittorone. Non era uno scrittorone. E il vampiro lo ha messo in copertina con la dicitura Una storia vera, che è proprio, come dire, un po' truffaldina. Dai, truffaldina, quanto Ciro Ippolito che fa Alien 2 e il grandissimo Lucio Fulci che fa Zombie 2. Questo è un po' il vampiro zero. Ecco, zero. Peccato che poi i vampiri di Le Fanu e di Dracula e di Stoker, naturalmente, beh, insomma, tutt'altra roba. C'era tutto un altro pensiero, tutta un'altra capacità. Ecco. Però noi, dai, Mistrali ce lo teniamo stretto, un po' come quello zio, no? Un po' singolare, un po' bizzarro, che ha fatto cose strane da giovane, e noi lo rispettiamo per questo. Ci ha provato, ecco. E noi eravamo già allora, in un certo senso, un po', con Mistrali perlomeno, la serie B, il vampirismo di serie B, che però, dai, ma che volete di più? Insomma, è una roba di cui andare fieri. E per fortuna questo libro è di nuovo disponibile nella sua interezza, tra l'altro con il rispetto della vera lingua adottata da Mistrali, con tutta la sua punteggiatura impazzita, folle e rigogliosa, ma soprattutto uno stuolo di uomini e donne che, oh mio Dio, sono un po' così per tutto il romanzo. Fantastici. Va bene, un saluto a tutti da Flavio Torrisi di Broken Stories.